Questo qui, ragazzi, è un video spigoloso. Parliamo di bene, parliamo di male, parliamo di dualismo e di come possiamo davvero migliorare la qualità del benessere nella nostra vita e nel mondo intorno a noi. Il discorso tra bene e male è un discorso purtroppo che è molto frainteso. Abbiamo ricevuto da quando siamo piccoli dei condizionamenti fortissimi, sia dalla religione, sia dai genitori, sia dai nostri nonni, bisnonni, e questo indottrinamento ci ha portati inevitabilmente a distinguere il bene dal male. E purtroppo nella maggior parte dei casi a giudicare il male come appunto cattivo, come qualcosa da allontanare, come qualcosa a volte anche da nascondere o purtroppo spesso da reprimere, che non ha fatto altro che aumentare il male e non di certo diminuirlo. Il male si è trasformato, è diventato qualcos'altro perché nelle persone non c'è stata una vera, reale e profonda comprensione, bensì un giudizio, un'emarginazione, una soppressione. Questo è un argomento di cui parlo tanto, soprattutto nei miei percorsi e nei miei eventi dal vivo, perché credo sia il punto centrale del benessere di ognuno di noi. Perché se vogliamo veramente guarire dal male e se vogliamo liberarci dal male che c'è nella nostra vita o delle persone che hanno portato del malessere nella nostra vita, noi non possiamo rimanere nel giudizio, ma dobbiamo fare dei passi. E in questo video ti faccio un esempio molto forte per farti capire che se vogliamo davvero come umanità migliorarci, evolverci, la soluzione è quella di aprire il cuore al male, di comprendere il male. Anche perché a livello karmico, e se seguiamo anche un po' il buddismo come filosofia, non come religione, ci viene spiegato che il male è funzionale alla comprensione di noi stessi e quindi attraverso il male noi possiamo evolverci. Questo non vuol dire che il male sia giusto o che il male sia sbagliato, non vogliamo giustificare il male, vogliamo però capire che un nostro approccio differente verso il male non solo ci permette a noi di liberarci dal male nel minor tempo possibile, ma soprattutto di guarire davvero il male alla sua reale causa e non continuando a guarire un sintomo come purtroppo ha fatto l'umanità in tantissimi anni. La foto che vedi è quella di un classico carcere italiano. L'Italia, tra l'altro, è una delle nazioni in Europa dove il numero dei detenuti supera addirittura il numero delle celle disponibili e quindi c'è un sovraffollamento evidente nelle carceri. Ma questo non è il problema più grande. In realtà il reale problema è che nelle carceri italiane la recidiva quando un detenuto esce dal carcere è altissima, addirittura sfiora il 70%. Quindi un criminale che è stato arrestato per qualsiasi reato, quando uscirà dal carcere nei 5 anni successivi ricommetterà gli stessi crimini o a volte addirittura anche peggiori. Quindi diciamo che l'obiettivo del carcere, che era quello di ripristinare un certo tipo di benessere nella vita del carcerato, in realtà non ha raggiunto il suo obiettivo. C'è un'altra statistica in Italia che è veramente molto grave: solamente il 2% delle persone che finiscono in carcere riusciranno a trovare un lavoro tra virgolette normale, mentre solamente il 19% verrà affidato ai servizi sociali e accetterà l'incarico. Negli Stati Uniti la situazione è di gran lunga peggiore. L'85% delle persone che vengono incarcerate, quando usciranno nei 5 anni successivi, commetteranno di nuovo gli stessi crimini o anche peggiori. Queste statistiche, se ci pensi, sono impressionanti. Solamente il 15% delle persone, quindi 15 su 100 che entrano nel carcere, uscendo dal carcere vivranno una vita tra virgolette normale e lontana dai crimini. Significa che l'intero sistema carcerario ha ampiamente fallito e questo ovviamente crea un effetto domino che va ad influenzare poi sempre più persone. Ad esempio in America ci sono delle statistiche impressionanti sul numero dei crimini che vengono commessi e sul numero delle persone che finiscono in carcere. Considera che ogni 100.000 abitanti in Italia 113 vengono arrestati, mentre in America oltre gli 800. Se il video finisse qui ovviamente sarebbe una bruttissima notizia e una conferma che il male effettivamente esiste e che non è guaribile, non è recuperabile, che una persona che inizia ad esprimere il male e commette dei crimini non può recuperare e che quindi una persona cattiva è cattiva, punto e basta. Questo, se ci pensi, è un messaggio che là fuori purtroppo, soprattutto oggi, passa in modo molto violento e sono messaggi anche virali, perché quando c'è un nemico da sconfiggere a cui puntare il dito, il cattivo, e questo ce l'hanno insegnato tutti i film praticamente che abbiamo visto da quando siamo piccoli, dai cartoni animati fino ai film di fantascienza, gli Avengers e quant'altro, quando c'è un nemico da sconfiggere tutti siamo migliori del nemico che bisogna sconfiggere. Il nemico è il cattivo e una volta sconfitto il nemico saremo finalmente tutti salvi. Ma la realtà non è questa, perché dal momento che abbiamo messo in carcere una persona, quando uscirà sarà ancor
peggio di come era entrata. Ora ti ho fatto l'esempio delle carceri, dei carcerati, dei criminali, ma questo vale anche per una persona normalissima che non ha mai commesso nessun tipo di crimine, ma che viene giudicata per essere eccessivamente vivace, eccessivamente rabbiosa, eccessivamente violenta con le parole. Viene utilizzato quando vengono attaccate etichette come grandi disturbi che le persone hanno e vengono giudicate anche per questo. E ovviamente andando anche in temi molto più delicati come il femminicidi, come le violenze, gli abusi e poi ovviamente fino a finire agli attentati, gli omicidi, le guerre. Se vogliamo davvero creare un cambiamento non nel mondo ma prima di tutto nella nostra vita, dobbiamo fare una cosa che hanno fatto in alcune carceri, perché questo è il dato scioccante che mi auguro ti farà vedere il male con nuovi occhi e ti farà aprire un pochino di più il tuo cuore verso una reale e profonda guarigione. Quella che vedi è la foto del carcere norvegese Halden, senza sbarre, senza torrette di sorveglianza, niente filo spinato né telecamere. Nelle celle i criminali dispongono di TV e spazi comuni super puliti e addirittura un luogo per fare sport, una parete per fare arrampicata e tante altre attività. Gli agenti non sono armati e usano un metodo rieducativo chiamato sicurezza dinamica, ossia gli agenti si mescolano ai detenuti, mangiano gli stessi pasti, si allenano con loro, al fine di gestire eventuali problematiche addirittura sul nascere e non con la violenza o con la privazione, ma con il dialogo. In questo carcere la reale punizione è solamente la privazione della libertà di poter uscire dal carcere, ma vengono mantenute la qualità di vita che le persone potevano potenzialmente avere al di fuori del carcere. E non solo questo, ovviamente, questo diciamo che è un aspetto fondamentale, ma quello ancora più importante è che queste persone vengono rieducate a livello psicologico per riconquistarsi una vita degna di essere vissuta. I criminali che entrano in questa tipologia di carcere, quando usciranno, rispetto al 70% dell'Italia e l'85% negli Stati Uniti, hanno una recidiva per il 20%. Hai sentito molto bene, il 20%. Ora mi auguro che già solamente questa semplice informazione ti abbia fatto fare un wow, ti abbia fatto un attimo bloccare il fiato, il respiro, che ti abbia un attimo fatto fare delle riflessioni ulteriori rispetto al male. Perché in un carcere normale in America le persone non vengono recuperate e quindi rimangono persone cattive, mentre in questo carcere in Norvegia le persone entrano cattive e escono che sono totalmente trasformate? Non sarà di certo perché ci sono dei criminali di serie A o criminali di serie B. I criminali sono criminali e quelli che sono in Norvegia sono gli stessi che sono in America. Semplicemente cambia il metodo che viene utilizzato per trattare il male. Da un lato il male viene giudicato, criticato, emarginato e viene etichettato come persona cattiva, come il male dell'umanità. Da un altro il male viene accettato, compreso, perdonato e trasceso. Questa è l'enorme differenza che fa la differenza. Ho fatto delle ricerche e ho visto che anche in Italia, al Giotto di Padova, si ottengono dei risultati incredibili con i detenuti. Il tasso di recidiva è addirittura del 2%. Fondamentalmente fanno sentire utili i detenuti, facendoli collaborare alla produzione di beni materiali, di cibo e con un modello rieducativo potentissimo che li porta a capire l'origine dei propri errori e quindi a lasciare andare quel male e quella voglia di riscatto che purtroppo li portavano a compiere dei crimini nella loro vita. Un altro esempio in Italia è il carcere di Pianosa, un carcere dove addirittura i detenuti hanno commesso tutti crimini molto gravi, come ad esempio gli omicidi. Vivono in una condizione di semilibertà all'interno di quest'isola e vengono impiegati costantemente in attività di ristorazione, produzione di cibo, come autisti, cuochi e quant'altro. Un ergastolano detenuto a Pianosa dichiara che vivere a Pianosa è tutta un'altra cosa. Dice che se sconti una pena in un carcere normale, quando esci sei ancora più arrabbiato e frustrato di quando sei entrato e finisci inevitabilmente nel giro della criminalità. Dice che il carcere italiano non è capace di rieducare, ma solamente di peggiorare la situazione dei carcerati. Dichiara che lavorare a Pianosa invece lo ha fatto finalmente sentire utile e soprattutto non giudicato. Ora, unendo questi tre esempi che ti ho fatto, qual è la differenza? Perché queste carceri riescono a riabilitare i carcerati, i detenuti, mentre in tutte le altre carceri, che sono la maggior parte, i risultati sono diametralmente opposti? Punto numero 1. Trattare il detenuto come una persona e non come un male da isolare e ghettizzare. 2. Quello di andare a capire la reale causa del problema, evitando quindi di giudicare un sintomo e soprattutto di aggredire quel sintomo cercando di curarlo. Non si possono curare le malattie curando i sintomi. Le malattie si curano andando a
la vera radice della malattia. Ma anche qui, ovviamente, l'industria non ha voluto insegnarci questa piccola sfumatura, perché gli fa comodo che le persone continuino a curare dei sintomi, per interessi economici che purtroppo però non porteranno mai le persone a delle reali e profonde guarigioni. E punto 3, aiutare le persone in difficoltà a costruirsi una nuova visione per il futuro. So che questo argomento è spigoloso, soprattutto per le persone che hanno sofferto o che stanno soffrendo, persone che hanno avuto a che fare con altri individui difficili, violenti, cattivi, arroganti. So che non è facile vedere le cose in questo modo, perché ovviamente la prima cosa importante da fare è proteggersi, è andare via, è allontanarsi e a volte, quando serve, anche denunciare dei crimini che delle persone hanno commesso. Ma se vogliamo davvero evolverci e non attrarre più un determinato tipo di personalità nella nostra vita e andare veramente alla radice del problema, allora dobbiamo prima di tutto capire perché noi abbiamo attratto quel tipo di persona, prendendoci le nostre responsabilità. Se hai attratto una persona difficile nella tua vita, probabilmente avevi bisogno di alcuni tratti che quella persona mette in scena. Questo, ripeto, non la giustifica, ma ti responsabilizza per darti la libertà di vedere ciò che fino ad oggi non sei riuscita a vedere. Poi sicuramente una seconda cosa fondamentale è quella di non giudicare, non emarginare, non ghettizzare, non mettere sulla croce, perché questo comportamento non fa altro che amplificare il problema. Tu prova ad immaginare una persona che è in difficoltà, che ha commesso dei crimini non perché è cattiva, ma perché è stata portata da una serie di condizionamenti a reagire alla vita in quel modo. E questo lo hanno dimostrato queste carceri, che persone che hanno avuto un certo tipo di rieducazione non hanno più commesso determinati crimini. Ora, se abbiamo capito che puntare il dito sul male, giudicandolo, facendolo sentire emarginato, non funziona, come può sentirsi una persona che già sta male e quindi reagisce con quelle azioni cattive, farla sentire ancora più emarginata, isolata, giudicata? Non sarà sicuramente la soluzione giusta per aiutare quella persona. E quindi cosa accadrà? Accadrà che questa persona continuerà a peggiorare, influenzerà altre persone e quindi purtroppo il problema, invece che ridursi, si amplificherà. Questo non vuol dire che se tu stai vivendo situazioni difficili non devi proteggerti, anzi devi proteggerti, ma ricordandoti di rimanere presente e con il cuore aperto, cercando di vedere comunque, mentre ti proteggi e ti allontani, o mentre denunci, o mentre fai qualsiasi tipo di azione protettiva, di tenere il cuore aperto e di vedere che quella persona sta agendo così perché sta soffrendo, perché è stata trattata male, perché le è mancato amore, perché non è stata vista, perché ha avuto dei genitori difficili, perché ha avuto una storia difficile. C'è sicuramente un'intenzione di base positiva, che è quella di salvarsi la vita. E lo so che è difficile vederla in questo modo, ma è l'unica reale cura ad un problema che altrimenti non farà altro che mutare e amplificarsi, come è successo in tutti questi anni. Allora, prova a fare delle riflessioni. So che è un argomento difficile, ma spero che questi esempi così forti ti abbiano fatto fare delle nuove riflessioni. Io, quando tanti anni fa ho letto queste statistiche, sono rimasto impressionato. Ho iniziato ad aprire il cuore, ho iniziato a vedere che tutte le difficoltà, le persone cattive che avevo avvicinato nella mia vita, in realtà stavano soffrendo, proprio come me. E anche io, in qualche modo, le avevo usate in una fase iniziale per cercare di colmare dei vuoti che arrivavano anch'essi dalla mia storia. Allora facciamo questo passo, iniziamo ad aprire il cuore, iniziamo a vedere le cose in modo diverso e allora la nostra vita inizierà a cambiare. Prenditi cura di te.